Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche evolutive del karma nel prossimo trimestre. Abbiamo la carta del Sole, amici dello Scorpione. Il Sole di solito fa riferimento o a un movimento, a un'azione, a un qualche cosa che si va a fare, o può anche fare riferimento a una chiarezza mentale. È anche una carta di amicizia e di relazioni profonde. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre sotto nel video trovate il link, scusate, il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque io nella descrizione inserisco sempre tutte le novità e i link che potrebbero interessarvi, voi aprite la tendina e date un'occhiata, poi per qualsiasi informazione mi contattate via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con un 3 di spade. Cinque di denari. Sei di pentacoli. Sei di bastoni. Imperatore. Fante di coppe e la morte. Ok ragazzi, interessante perché avete finito con la morte e qua avete il sole. Adesso in questo mazzo non si vede, vediamo come è disegnato in questo. Però ecco, vedete, anche qui c'è il sole dietro, è come se fosse il nuovo giorno, la rinascita. Va bene. Allora, devo dire che l'energia è un po' impegnativina, ma tutto per arrivare poi al sole. Diciamo che si parte da questo 3 di spade. Allora, se vi devo dire, io ho avuto proprio una sensazione quando ho tirato giù le carte. Qualcuno è come se fosse portato a elaborare il senso di sacrificio che ha adottato durante la fase di crescita o durante il precedente periodo, pensando che facendo questo sacrificio si riuscisse a far funzionare qualcosa. E questo è quello che andrete un po' a lavorare. Ovviamente questo messaggio non risuona per tutti, però è proprio stata una sensazione che ho avuto di come vi posso dire? Di qualcuno che dà troppo e si sacrifica proprio per l'idea che così le cose funzionino. Però comunque non so per quanti possa risuonare, adesso andiamo a vedere carta per carta.
Partiamo dal 3 di spade. Il 3 di spade è una carta che ci parla di sofferenza, di una ferita ancora aperta, ok? È spiegato da un carro. È un 7 di spade. Qui è come se... datemi un'altra carta per il 7 di spade. Di solito è una carta di avidità che parla di bugie, perché è un'energia di una persona che è disposta a fare di tutto, a dire di tutto, pur di ottenere quello che vuole. Sono un po' le trappole dell'ego. Non so, è come se ci fosse qualche tipo di scelta o di decisione da dover prendere, o magari lo avete già presa. Con il carro si può trattare anche di un movimento, di uno spostamento e è come se questo spostamento, questa scelta, questo movimento presupponesse una sofferenza, un sacrificio. Magari il sacrificio è il devo sacrificare qualcosa, del tempo o X cosa. Andiamo a vedere il 5 di denari. 7 di bastoni e giudizio. Guardate ragazzi, per qualcuno si tratta di un momento lampadario acceso il prossimo trimestre. Io ogni tanto dico che non si accende solo la lampadina, ma tutto il lampadario, no? E quindi è il momento, perché avete il giudizio, avete la morte qui alla fine. Io credo che ci sia come ok, io smetto di mettermi in condizione di dover dipendere dagli altri. Guardate, il senso che ho è proprio sacrifico me stesso o me stessa in funzione degli altri fino ad entrare in un momento di carenza e quello che devo imparare è l'equilibrio. Do e ricevo in pari quantità. E qui con questo giudizio c'è proprio il ehi, ho capito dove sbaglio, ho capito dove innesco certe dinamiche. E il 7 di bastoni vi serve come per dire lottate da sole da soli per le vostre cause. Se voglio che, non lo so, i fiori in giardino siano messi in un certo modo, me li metto io perché sono io che voglio quella roba lì e autosoddisfo i miei bisogni. Così gli altri soddisfano i loro e si arriva a un equilibrio, ognuno soddisfa i suoi. E invece qui sento che in qualche modo è come se steste sacrificando del tempo, dell'energia per gli altri e poi vi sentiste in carenza. Invece qui c'è da rimettere le cose un pochettino in equilibrio. Si tratta di aprirsi il giusto, esserci per gli altri perché giustamente magari hanno bisogno, però non fino al punto di denutrirci noi stessi pur di ottenere magari un equilibrio. Ecco, il 7 di spade può essere anche visto in questo senso, no? Ho letto un commento ultimamente e quando lo spiego è sempre un po'... È difficile per noi stessi ammettere che diciamo bugie, ma quello è l'ego ed è proprio il 7 di spade fondamentalmente. E qui è un po' come dirsi, ho sempre pensato che, non lo so, la cosa potesse funzionare con questo metodo, ma mi raccontavo una bugia, mi illudevo. E la parte concreta che manca per qualcuno ci potrebbe anche essere una risonanza con il lato economico, il fatto che magari voi date di più a livello economico o avete più spese rispetto all'altra parte. L'altra parte può essere il socio in affari piuttosto che, non lo so, il partner, il familiare con cui o l'inquilino con cui si condivide l'appartamento. Andiamo a vedere il 6 di denari. Asso di pentacoli e 10 di spade. È come se avessi bisogno di imparare a discernere, a capire, a comprendere quando è ora di chiudere
anche i rubinetti, per certi versi, perché se foste per esempio uno di quei genitori dove i figli chiedono continuamente soldi, qui si tratta anche di quello, no? Dare ma dare il giusto, chiudere i rubinetti quando è necessario e non concedere nuovi inizi o nuovi crediti. Non so perché mi hanno detto crediti. È un po' come che qui c'è una sorta di dinamica di do, do, do. Mi aspetto che arrivi qualche cosa in cambio, ma questa qualche cosa non arriva. I miei bisogni non vengono mai soddisfatti. Invece qui è proprio il comprendere che, ok, non ne ho più da darti, ho bisogno di pensare a me, sia a livello di tempo, sia a livello di energie, di idee, di soldi, quello che per voi è, e quindi posso darti fino a qui. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Sole e stella. Credo che abbiate bisogno di rifocalizzarvi su di voi, perché è come se siete talmente tanto abituati a sacrificare parte di voi stessi in funzione di, che qui c'è proprio bisogno di riprendersi la propria essenza, il sole è collegato al bambino interiore, quindi è come se ci fosse bisogno di riscoprirsi, di darsi anche nuovi obiettivi, di ricominciare a dedicarsi a se stessi e a vedersi in un modo diverso rispetto a prima. Ehm, è interessante perché il 6 di bastoni, perché poi vedo già questo imperatore, è la carta del leader e poi ci si trasforma in imperatore. Quindi è un percorso che va in crescita. Ehm, Dovete solo puntare il dito su quello che è il vostro obiettivo, secondo me, perché la stella è ancora il contrario. C'è come questo bisogno di rifocalizzarvi. Tolto tutto quello che mi devo sacrificare, e ricomincio a pensare a me stesso. E qua non è solo il mi sacrifico per amor della coppia, mi sacrifico per il lavoro, ok? Magari rinuncio ai, non lo so, sabato mattina di camminata, palestra, cucina, di quello che mi piace fare perché al lavoro c'è un momento di punta e anche se non sono ben pagato, anche se magari ho dei colleghi che mi fanno girare gli amenicoli tutti i giorni, vado perché sul lavoro ho bisogno, soffro, ma vado, sacrifico parte di me, vado perché il titolare se lo aspetta. Poi magari non me lo paga neanche lo straordinario, però, perché succede che dicono vieni e poi, ah, ma io non ho soldi per pagare. Eh, comunque, fatemi sapere come vi risuona questo 3 di spade, ragazzi. Andiamo a vedere comunque l'imperatore, perché è una bella carta, è una carta di stabilità, è una carta di prosperità economica, ma anche caratteriale. È qualcuno che si è fatto da solo, è qualcuno che ha creato un suo impero, imparando anche a condurre gli altri, a essere un leader per gli altri. Allora abbiamo un fante di pentacoli, un 4 di pentacoli e un asso di spade. Io la vedo bene perché guardate c'è anche un 4 di pentacoli che è lo stesso numero dell'imperatore che un 4, è come se ci fosse un nuovo inizio più determinato, per qualcuno si tratta di un nuovo ruolo, magari a livello di carriera, se contate che qui c'è un carro, ci potrebbe essere magari un cambio lavorativo, un cambio. Non vedo tanto qualcuno che diventa autonomo, cioè che cambia la situazione. Nel senso, se siete autonomi, magari cambiate, rimanete autonomi ma cambiate zona piuttosto che clienti. Se siete dipendenti, rimanete dipendenti ma magari cambiate azienda piuttosto che filiale. Andiamo a vedere il fante di coppe. 9 di bastoni. E cavaliere di spade. Credo ragazzi che acquisirete proprio maestria
in questo periodo, nel gestire le situazioni, nel mettere i vostri no, nel prendervi quello che vi spetta di diritto, acquisirete proprio potere personale. Inizierete a, mi viene da dire, anche essere più saldi sulle vostre posizioni. Andiamo a vedere la morte. Due di pentacoli. E 9 di coppe. Ragazzi, molti qua perderanno un velo di ingenuità che si sono portati avanti fino ad adesso. O più che ingenuità, guardate, mi dicono perbenismo. E molte volte l'educazione ci intrappola. Non diciamo un no o non diciamo cioè perché pensiamo che sia scortese, perché pensiamo che qui, che lì, che... cioè, no, non abbiate paura a dire no. Sento che avete proprio bisogno di determinare quali sono i vostri confini. Ma verso la fine del periodo, con questa carta dell'imperatore, con il taglio di certi schemi di comportamento di cui mi parla il 2 di pentacoli, vedrete che riuscirete a guardate, a trovare una nuova luce. Qui guardavo questo 9 di coppe. Il 9 di coppe al contrario parla un po' di aria viziata, di energia stagnante, di pigrizia. Sento che, difatti, il sole è una carta di azione, una carta di energia yang, di movimento, di iniziativa. Qui avete un asso di spade che è un inizio e qui è un po' come se vi dicessero tagliate con la pigrizia, tagliate con tutto quello che è stantio, tagliate con tutti quelli che sono i comportamenti o le dinamiche ripetitive che non portano da nessuna parte. Ripeto, qui c'è da tagliare perché anche qui è un 10 di spade che è la chiusura di un ciclo e un asso di pentacoli al contrario, come se ci fosse da mettere un attimo di attenzione in più su a chi date e i tipi di scambi, che siano commerciali, che siano relazionali, che create, cioè come li create, che messaggio date all'altro quando magari conoscete un collaboratore, un socio, un cliente, che cosa arriva all'altro. Stavo guardando se riuscivo ancora a darvi così, delle indicazioni, ma mi sembra di aver detto tutto. Sento che è come se usciste da un periodo di alto e basso, di andi e rivieni, un periodo come dire di altalena, proprio perché c'è comunque questo imperatore, si esce dalla stabilità, si taglia con l'alto e basso, con l'andi e rivieni, ok? È come se si cambiasse proprio modus operandi. Va bene, andiamo a vedere un koan. Chi pone la domanda? Interessante. È vostra la domanda o è una domanda che arriva da qualcun altro e che si è instillata nella vostra mente? Oppure mi fa anche venire in mente, tipo, quando giudichiamo la legge dello specchio, no? Quando giudichiamo qualche cosa di qualcuno è perché quel qualche cosa dentro di noi non è elaborato. Quindi anche questo è interessante. Andiamo a vedere ancora un oracolo dell'amor proprio. 2. Mamma, 23, sono calma, sono pronta. Può anche essere sono calmo e sono pronto, Però è un po' come se non siete madri o se non siete donne, in realtà non importa, nel senso che è l'essere madri di se stessi. Anche qui si tratta di tagliare con un comportamento dannoso che crea sofferenza per andare verso l'equilibrio e verso il proprio potere personale, una nuova vita, un nuovo stile di vita potrebbe anche essere. E qui è un sono calmo e sono pronto, cioè non mi manca niente.
Poi abbiamo serenità, sono calma, in pace e serena, di nuovo. È come se avessi bisogno di trovare la calma, di trovare un po' di mm, luce, fiducia, coccole materne, come vi spiego? C'è come una sensazione di dover ristrutturare le vostre barriere personali e per fare questo dovete trasformarvi nei migliori genitori di voi stessi. Come avreste voluto che vi parlasse vostra mamma quando eravate bambini e magari non l'ho fatto? Come avreste voluto che vi guidasse vostro papà da bambini e magari non l'ha fatto? Il come avreste voluto è il modo corretto in cui voi oggi lo potete fare con voi stessi. Ragazzi, spero di avervi dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemi comunque sapere nei commenti cosa ne pensate. Per sostenere... Mi sono impaperata. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego insomma come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente, diciamo, tratto temi più a largo raggio nella sezione degli abbonati, quindi sia credenze limitanti, metafisica, temi di metamedicina, insomma, c'è un po' di tutto, esoterismo, ed è il frutto di tutti i miei anni di studio messi insieme, rimescolati e riordinati per dare un input in più al vostro percorso di crescita perché possa essere accelerato, perché mi sarebbe piaciuto avere una roba così pronta quando è stato tempo di iniziare il percorso di autoconoscenza. Comunque, i titoli dei video, ragazzi, sono pubblici, li vedete se entrate nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!